Buongiorno cari amici, bentornati. Questa è l'ennesima puntata, l'ennesima video lezione che io svolgo insieme alla compagnia della bellissima gattona Sofì. Guardate com'è bella questa mia gatta, ma forse vuoi dormire, sei un po' stanca. Oggi quindi continuiamo a parlare degli anni '20, dedicando questa lezione totalmente alla Germania, alla cosiddetta Repubblica di Weimar negli anni '20 in Germania, che precede il nazismo, la presa di potere di Hitler. Ricordate quando abbiamo parlato della prima guerra mondiale, della conclusione, abbiamo spiegato che la Germania perde non tanto militarmente quanto per la rivolta del fronte interno. Milioni e milioni di cittadini tedeschi vogliono uscire dalla guerra, sono stanchi, sono affamati, l'economia tedesca è crollata, molti tedeschi sono diventati socialisti o comunque democratici, non vogliono più sottostare al regime autoritario del Kaiser Guglielmo II che li ha portati verso questa carneficina della prima guerra mondiale. Infatti noi abbiamo detto, ve lo ricordate, che il regime di Guglielmo II è il trono dello stesso sovrano, l'imperatore Guglielmo II, viene rovesciato prima che la Germania firmi la resa, firmi la pace. Sofì se ne vuole andare, la lasciamo senz'altro andare. Il fronte interno esplode in Germania, milioni e milioni di cittadini scendono in piazza, gli operai si rifiutano di lavorare, i soldati al fronte si ammutinano. Particolarmente importante è l'ammutinamento della base navale di Kiel il 28 ottobre del 1918. Qualche giorno dopo, il 9 novembre, ricordate, l'abbiamo già detto parlando della prima guerra mondiale, il 9 novembre 1918 ingloriosamente il Kaiser Guglielmo II si dà alla fuga, va in esilio e il suo regime crolla. Vi ricordo che il regime di Guglielmo II, che era l'imperatore, si basava anche su un governo autoritario guidato dagli stessi generali che conducevano l'esercito durante la prima guerra mondiale, i generali dello Stato Maggiore dell'esercito. Ricordate, non vi era più un vero e proprio primo ministro. È vero che comunque nel Reich tedesco, nel secondo Reich, il primo ministro ha sempre avuto scarsi poteri, ma in realtà il primo ministro era stato sostituito da un governo con poteri eccezionali costituito dai generali stessi che guidavano l'esercito durante la prima guerra mondiale. In particolare negli ultimi tempi della prima guerra mondiale al potere, ripeto, come primo ministro con poteri eccezionali, vi era Ludendorff. Che cosa succede? Sempre il 9 novembre il socialdemocratico Scheidemann proclama la libera Repubblica tedesca il 9 novembre. Scheidemann, esponente socialdemocratico, ricordate? Abbiamo parlato ampiamente della celebre SPD tedesca, Sozialistische Partei Deutschland, il partito socialdemocratico tedesco, il partito socialdemocratico della Germania. Un esponente di questo partito, Scheidemann, proclama la libera Repubblica tedesca. Il regime del Kaiser non esiste più. A questo punto si crea un'anarchia, perché proprio a partire dal 9 novembre o dal giorno dopo, il 10 novembre, tutti i poteri pubblici istituiti cessano di funzionare. Chi governa allora in Germania? Si costituiscono in tutti i punti della Germania dei soviet, degli organismi di autogoverno. Attenzione, viene anche istituita un'assemblea costituente che dovrà appunto
elaborare la nuova Costituzione della Repubblica, che però è appunto una Repubblica soltanto provvisoria. A capo di questa Assemblea Costituente viene insediato un altro esponente socialdemocratico, ovvero Ebert. Ebert guida l'Assemblea Costituente. Ebert di fatto è una specie di presidente, di capo provvisorio della Germania. Quindi ruolo centrale al Partito Socialdemocratico. Ricordate la gloriosa storia del Partito Socialdemocratico tedesco, il più importante, quello di maggior successo tra tutti i partiti marxisti, operai, proletari d'Europa, nonostante il grande consenso, le notevoli percentuali di voti ottenute alle elezioni. Ricordate che il Partito Socialdemocratico tedesco all'interno del regime del Secondo Reich non aveva mai avuto l'opportunità di andare al governo, invece adesso, dopo il crollo del regime di Guglielmo II, sembra che la socialdemocrazia tedesca occupi un po' tutti i centri di potere. Allora, questa repubblica verrà chiamata la Repubblica di Weimar. Anche nel momento in cui la Repubblica è ancora provvisoria, senza la Costituzione che verrà appunto approvata, come ho detto, dall'Assemblea Costituente, viene chiamata comunque Repubblica di Weimar. Perché? Fate attenzione, perché l'Assemblea Costituente si raduna a Weimar, nella cittadina di Weimar e non a Berlino, che è la capitale. Però molti pensano che appunto la capitale della Repubblica di Weimar fino all'avvento di Hitler sia stata la città di Weimar, ma non è così, attenzione. La capitale resta Berlino, come era prima. Anche durante la Repubblica di Weimar, gli anni 20, i primi 2-3 degli anni 30, la Repubblica di Weimar avrà come capitale Berlino, la consueta capitale. Si chiama Repubblica di Weimar, ve l'ho detto, perché l'Assemblea Costituente ha sede a Weimar, e questa scelta è anche una scelta simbolica, perché Berlino, che comunque ripeto resta la capitale, Berlino era il simbolo del Reich guglielmino, del regime nazionalista e guerrafondaio che era stato appena liquidato. Berlino, per tradizione, naturalmente era stata la capitale della Prussia. Berlino era il simbolo del nazionalismo e del militarismo prussiano, tutte cose a cui la nuova Repubblica socialdemocratica liberale vuole contrapporsi. Invece Weimar era una città tranquilla. Weimar era la città della cultura, era stata la città di Goethe, ma Weimar in quel momento era anche la città della nuova cultura, della cultura dell'espressionismo tedesco. Sempre nel 1918 o nel 1919, credo nel 1919, Walter Gropius fonda proprio a Weimar la Bauhaus, un importantissimo movimento culturale, artistico e architettonico di stampo espressionista. Di stampo espressionista, con caratteristiche proprio sperimentali, ma parleremo dell'espressionismo tedesco e in generale della grande cultura sprigionata dalla Germania negli anni della Repubblica di Weimar in un'altra lezione. E quindi il governo provvisorio prende immediatamente dei provvedimenti molto significativi: la riduzione della giornata di lavoro a 8 ore, l'abolizione dei residui del feudalesimo nelle campagne, il diritto di associazione che viene legalizzato, il divieto dei licenziamenti arbitrari, il suffragio universale maschile e femminile. Attenzione, questo è molto importante: anche le donne vanno a votare e hanno una cittadinanza politica attiva a partire dalla fine della prima guerra mondiale nella Repubblica di Weimar. Sono tutte cose molto apprezzabili, però capite, sono delle riforme, non si tratta di una rivoluzione socialista, e quindi il governo è un governo borghese, un governo che
ratificherà anche con la Costituzione una forma di democrazia liberale di stampo borghese. I socialdemocratici, il più importante partito in questa fase provvisoria di transizione, non vogliono una trasformazione di tipo sovietico con la nazionalizzazione della proprietà privata e così via, ma anche la maggior parte dei soviet, dei consigli dei commissari del popolo non vogliono questo, quindi tutte queste sono riforme, non è una rivoluzione, viene riconfermata in fondo la democrazia liberale, la democrazia liberale che già esisteva. Certo, viene resa autenticamente democratica, mentre prima non era così, però si tratta comunque di un compromesso. E infatti gli storici dicono: perché la grande industria o l'esercito, il vecchio tradizionale esercito prussiano, accettano la Repubblica di Weimar, accettano il nuovo stato di cose? Perché in realtà, attenzione, sotterraneamente anche partiti di sinistra come il Partito Socialdemocratico accettano un compromesso con le forze tradizionali, con gli Junker, i proprietari terrieri, l'industria, i vecchi quadri dell'esercito, e finché questo compromesso reggerà anche la Repubblica. Quindi attenzione, il Partito Socialdemocratico si sposta immediatamente a destra, accetta di andare d'accordo con delle forze di stampo conservatrice, se non reazionario. Ripeto, molta parte dell'esercito, i ceti dei proprietari terrieri, gli Junker, la grande industria e così via. E in fondo queste forze, come la grande industria e l'esercito, fate attenzione, riusciranno a condizionare la nuova Repubblica, restando a galla. Infatti il potere della grande industria e dell'esercito non sarà toccato, così come anche le grandi proprietà terriere non verranno certamente espropriate. Quindi tutti questi elementi conservatori che in fondo non accettano da un punto di vista ideale la Repubblica di Weimar, la accettano da un punto di vista formale, perché cercano di condizionarla dall'interno e comunque in questo modo di mantenere il loro potere, i loro privilegi. Quindi attenzione, la Repubblica di Weimar sin dall'inizio si basa su un compromesso inconfessabile dei socialdemocratici con le forze più retrive, con le forze più reazionarie. E attenzione, non tutti i socialisti accettano la democrazia liberale. Il Partito Socialdemocratico viene indebolito al suo interno, la SPD, dalla formazione di una componente minoritaria che si chiama USPD, ok? USPD, che significa i socialisti indipendenti, la corrente dei socialisti indipendenti all'interno del Partito Socialdemocratico. Ben presto i socialisti indipendenti faranno proprio una scissione rispetto al Partito Socialdemocratico e si presenteranno autonomamente alle elezioni. Non solo, ma c'erano poi anche socialisti veramente di estrema sinistra, cioè gli spartachisti. Gli spartachisti vengono comunemente chiamati così coloro che appartengono alla Lega di Spartaco. Gli spartachisti erano favorevoli ad una rivoluzione come quella bolscevica in Unione Sovietica, che espropriasse, che collettivizzasse le proprietà private. Questi rivoluzionari di estrema sinistra riprendono all'inizio del 1919 la lotta insurrezionale. Tra i capi degli spartachisti vi era
una donna di origine polacca, Rosa Luxemburg, e capite, questo è importante anche da un punto di vista simbolico. Si tratta di una donna a capo di un movimento rivoluzionario, una passionaria donna che sta sulle barricate. Rosa Luxemburg e il suo compagno Karl Liebknecht, vediamo se riesco a scriverlo, Karl Liebknecht. Karl Liebknecht sono due tra i capi degli spartachisti. Attenzione, gli spartachisti il 30 dicembre 1918 avevano cambiato nome e si erano trasformati in KPD, Partito Comunista Tedesco. KPD, Partito Comunista Tedesco, Kommunistische Partei Deutschland, Partito Comunista della Germania, Partito Comunista Tedesco. A quale associazione si affiliò il Partito Comunista Tedesco? Avete indovinato, al Comintern, ok? Ricordate, la terza internazionale diretta da Lenin, diretta da altri personaggi del nuovo regime sovietico a Mosca, Russia sovietica, che per la verità ancora non ha preso il nome di Unione Sovietica. Ricordate che tutti i partiti del Comintern devono avere all'interno del proprio nome la parola comunista, quindi diventano comunisti bolscevichi strettamente legati da Mosca, che prendono ordini e finanziamenti da Mosca. Per la verità Rosa Luxemburg, che molti sostengono non sia stata mai veramente comunista, non era d'accordo nel cambio del nome e nella sottomissione della Lega di Spartaco, che diventa partito comunista, al regime bolscevico della Russia di Lenin. Rosa Luxemburg aveva delle critiche molto forti nei confronti del leninismo e di quanto stava succedendo in Unione Sovietica. Rosa Luxemburg era favorevole al multipartitismo, alla libertà di stampa, di espressione e così via, però anche lei insomma aderisce al KPD. Che cosa fa il KPD? Tra il 5 e il 6 gennaio 1919 si impossessa di Berlino, comunque almeno della maggior parte dei quartieri di Berlino, dove viene proclamato un governo socialista. Ma la stessa cosa succederà ben presto, ripeto, siamo nel gennaio 19, succederà ben presto a Monaco di Baviera o altrove. Come reagiscono, attenzione, i socialdemocratici a capo del governo provvisorio nei confronti di queste insurrezioni estremamente violente da parte degli spartachisti, che ora si chiamano comunisti tedeschi? I socialdemocratici, che ho detto siano già spostati a destra, reagiscono con la repressione più feroce, facendo sterminare i loro oppositori, in particolare appunto questi agitatori di sinistra, da parte dei Freikorps. I Freikorps erano dei manipoli di estrema destra, pensate, Freikorps in tedesco significa corpi franchi. Questi corpi franchi erano soprattutto ex combattenti, reduci della prima guerra mondiale, fortemente nazionalisti, fortemente militaristi e conservatori, quindi diciamo formazioni di estrema destra che agivano in maniera criminale, violenta e illegale, rapivano e uccidevano anche per strada, utilizzando proprio la violenza di strada, i loro oppositori. D'altra parte anche i comunisti usavano la violenza di strada, ma come vedete la violenza viene da tante parti. I comunisti cercavano di prendere il potere con la violenza. Anche l'estrema destra, lo vedremo, tutti quanti pensano a Hitler, ma non è solo Hitler, praticavano la violenza, ma anche il Partito Socialdemocratico al governo. Il Partito Socialdemocratico al governo, attraverso il ministro degli interni e il ministro della guerra Noske, che cosa fa? Assolda questi criminali assassini, questi Freikorps,
queste bande paramilitari e li usa per i suoi scopi. Sembra incredibile, ma la socialdemocrazia tedesca al potere organizza la repressione utilizzando un gruppo di estrema destra come i Freikorps, e i Freikorps causano appunto al servizio del ministro socialdemocratico Gustav Noske, causano migliaia e migliaia di morti. Il governo sovietico di Berlino viene represso nel sangue, molti vengono uccisi. Attenzione, la stessa Rosa Luxemburg insieme al suo compagno Karl Liebknecht vengono rapiti, caricati a forza su un furgone dei Freikorps e poi ammazzati, d'accordo? Vengono repressi i governi socialisti di Berlino, ma la stessa cosa vale in tanti altri posti della Germania, dove appunto i socialisti, i comunisti rivoluzionari avevano preso il potere, avevano cercato di farlo a Brema, ad Amburgo, a Lipsia, a Halle, anche nella Ruhr, in Turingia, e poi nell'altro caso importante oltre a Berlino, cioè a Monaco di Baviera, dove si era formato il governo socialista, la Repubblica dei Consigli di Baviera. Anche lì, Monaco di Baviera, i comunisti vengono repressi a forza, vengono repressi nel sangue e ci sono migliaia di morti. Si va alle elezioni del 1919. Ci sono sia le elezioni per l'Assemblea Costituente, di cui vi ho già parlato, sia le elezioni politiche. A differenza di quanto tutti pensano, di quanto pensava lo stesso Partito Socialdemocratico, la SPD non riesce a ottenere la maggioranza assoluta. Attenzione, la SPD prende 11 milioni di voti, corrispondenti al 37,9%. Anche unendosi alla, vi ricordate, ve l'ho citata poco fa, l'USPD, i socialisti indipendenti, che hanno ottenuto il 7,6% dei voti. Come potete notare, il Partito Socialdemocratico, anche in unione appunto a questi dei socialisti indipendenti, non raggiunge il 50%, e quindi i socialdemocratici sono costretti ad un governo di coalizione. Nasce il primo dei tantissimi governi di coalizione della Repubblica di Weimar. Già da qua si vede la frammentazione del sistema politico, favorito poi dal sistema elettorale proporzionale. La SPD inizia a governare, ma non da sola, con il Centrum, ve lo ricordate, il partito cattolico, il Centrum cattolico, poi con i liberali democratici, il partito liberale, i liberali democratici, Ebert, che era già, ricordate, il presidente dell'Assemblea Costituente, viene eletto anche presidente provvisorio dello Stato, ma in realtà di fatto già lo era, ok? Molto importante, la Costituzione della Repubblica di Weimar viene approntata in pochi mesi, è già pronta nell'agosto 1919. Costituzione a cui hanno lavorato grandissimi intellettuali, anche scienziati sociali come Max Weber, tanti altri. La Costituzione della Repubblica di Weimar però è molto discutibile. Apparentemente è una Costituzione estremamente democratica, qualcuno addirittura la considerò una Costituzione perfetta, eccetera. Però, come ora cercherò di spiegarvi, nelle regole, negli articoli della Costituzione della nuova Repubblica di Weimar, in realtà si annidano le cause del crollo della Repubblica di Weimar stessa, e le motivazioni che spiegano, almeno in parte, ovviamente, la ascesa al potere, la presa di potere di Hitler e del Partito Nazionalsocialista. Vediamo quindi questa Costituzione di Weimar. La Repubblica Democratica della Germania non è più un governo provvisorio, ma diventa qualcosa di stabile con la sua Costituzione, che bisogna comprendere
attentamente, soprattutto in alcuni punti. Noi abbiamo un Parlamento simile a quello precedente. Ricordate che la Germania è un paese federale e lo resta con le varie regioni, i Länder, che hanno una forte autonomia. Infatti ci sono due camere nel Parlamento, il Reichstag, cioè la Camera dei Deputati, e il Reichsrat, cioè l'Assemblea delle Regioni, una specie di Senato, un Senato federale con rappresentanti delle regioni. Se vi ricordate, già nell'impero tedesco precedente c'erano queste due camere del Parlamento, Reichstag, la Camera dei Deputati, e Reichsrat, l'Assemblea delle Regioni. Con i rappresentanti delle regioni. Fate attenzione, non è singolare che il Reich non esiste più, c'è la Repubblica Federale, ma il nome delle due camere del Parlamento non cambia. Restano sempre Reichstag e Reichsrat, ma il Reich, cioè l'impero, non c'è più, eppure le camere continuano a chiamarsi Assemblea dell'impero, Parlamento dell'impero. Questo ve la dice lunga su come i socialdemocratici si fossero spostati a destra, i socialdemocratici al potere, vogliono un compromesso con le vecchie forze conservatrici, con l'esercito, e quindi lasciano addirittura il nome Reich quando il Reich, l'impero, non esiste più. Poi abbiamo un cancelliere, un primo ministro, come oggi in Germania. Il cancelliere può governare solo con la maggioranza del Parlamento, non come con Guglielmo I e Guglielmo II, che nominavano, vi ricordate, il cancelliere che preferivano, e il Parlamento non contava niente. Come adesso in Germania, in Italia, in altre democrazie liberali, il cancelliere, cioè il primo ministro, deve essere nominato, deve avere la fiducia della maggioranza del Parlamento. Chi nomina il cancelliere è il Presidente della Repubblica. Il Presidente, certo, non c'era prima, c'era il Kaiser. Il Presidente della Repubblica nomina il cancelliere. Dovete aggiungere, attenzione, per la grande democrazia di questa Costituzione, il fatto che anche le donne hanno il voto, ma questo l'ho già detto, come negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, anche in Germania, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, anche le donne possono votare, mentre in Francia e in Italia no, esse voteranno solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi sembra qualcosa di perfetto, vero? Veramente democratico, una repubblica centrale, una repubblica parlamentare, al centro c'è il Parlamento che deve dare la fiducia al cancelliere. Il Presidente della Repubblica è solo una figura istituzionale, sembra una bella architettura questa Costituzione, però ci sono dei difetti messi in evidenza chiaramente dagli storici, difetti che sono stati messi in evidenza dagli storici. Il Presidente della Repubblica, a differenza del Presidente della Repubblica attuale italiana o della Repubblica tedesca attuale, il Presidente della Repubblica di Weimar viene eletto direttamente dal popolo, anche se non ha un grande potere esecutivo. Il Presidente della Repubblica non governa come oggi il Presidente della Repubblica italiana. Il Presidente della Repubblica è solo una figura istituzionale, non ha un potere esecutivo, nomina lui sì il cancelliere, ma deve nominare il cancelliere che ha la maggioranza del Parlamento. Però attenzione, si dà ad una figura che deve essere di garanzia istituzionale per tutti, gli si dà il privilegio di essere l'unica figura di questa Repubblica che viene eletta direttamente dal popolo, presidenzialismo. Quindi spesso il Presidente, per essere eletto, deve chiedere voti a una parte politica. È un errore fare di un Presidente della Repubblica che non ha poteri esecutivi uno che viene eletto dal popolo. Adesso viene eletto lo stesso Ebert come primo Presidente della Repubblica nel 1919, sarà un buon Presidente della Repubblica, ma chi verrà dopo di lui abuserà dei propri poteri, perché il Presidente viene eletto dal popolo, ma il cancelliere no, viene eletto dal Presidente. Quindi succederà
che il Presidente della Repubblica di Weimar, questo è il bug, questo è l'errore, tenderà ad abusare dei propri poteri e a prendersi anche dei poteri di governo che non gli spettano, perché si sente forte dall'investitura popolare, si sente forte perché è eletto direttamente dal popolo. Inoltre ci sono un paio di articoli nella Costituzione di Weimar che sono molto molto discutibili. Uno dice, è il famigerato articolo 48 se non sbaglio, dice che il Presidente della Repubblica può sospendere completamente i diritti civili dei cittadini e i poteri del Parlamento. Il Presidente della Repubblica può prendere pieni poteri e sospendere la Costituzione quando la Costituzione dice può farlo in una situazione di emergenza, ma la Costituzione non è chiara su quando si verifica la condizione di emergenza, e quindi vedremo che qualcuno ne abuserà e aprirà così la strada a Hitler. Non solo, ma c'è un altro articolo assurdo nella Costituzione di Weimar. Si dice che il Parlamento stesso, a maggioranza, può dare i propri poteri, cedere i propri poteri, dare i propri poteri al cancelliere, al primo ministro. Il cancelliere, vedremo Hitler come cancelliere, potrà, anche se democraticamente nominato dal Presidente della Repubblica, può farsi votare a maggioranza dal Parlamento, e lo farà, i pieni poteri. C'è questo articolo assurdo in cui il Parlamento di Weimar è autorizzato a sospendere i propri poteri, spogliarsi dei propri poteri, dando tutti i poteri al cancelliere. E in più l'articolo che vi ho detto prima è il 48, che dice che il Presidente della Repubblica può prendere lui, in caso di emergenza, può prendere lui i pieni poteri, sospendendo i diritti civili. Queste caratteristiche della Costituzione di Weimar, come vedremo, faciliteranno la presa di potere democratica ed egalitaria da parte di Adolf Hitler. Quindi la Repubblica di Weimar è pienamente operativa. Un attimo, un'altra cosa: il presidente eletto viene eletto per tanto tempo, per 7 anni, troppo tempo, il presidente della Repubblica, mentre invece vedremo i cancellieri spesso dureranno poco tempo. Succede che non sono solo gli spartachisti, i comunisti a tentare la rivoluzione, a non rispettare la Repubblica, a tentare un colpo di Stato eversivo. Nasce anche il partito nazista a Monaco nel 1920. Era un partito preesistente, ma un giovane caporale austriaco che aveva combattuto per la Germania nella prima guerra mondiale, Adolf Hitler, cambiò il nome di questo partito in partito nazista a Monaco. C'è un partito già esistente, lui gli cambia il nome. Il nome completo, NSDAP, vuol dire Partito Nazionalsocialista dei lavoratori, Arbeiter Deutschland della Germania. Quindi è un acronimo: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, partito nazionalsocialista dei lavoratori, Arbeiter della Germania, Deutschland. Partito nazista. Nazista è la contrazione di nazionalsocialista, nazionalsocialistice. Questo nome a cosa vi fa pensare? Partito nazionalsocialista. C'è anche poi il nome lavoratori, come il partito di Mussolini all'inizio. Anche il partito nazionalsocialista di Hitler all'inizio è un partito più di sinistra, un partito socialisteggiante, un partito che vuole appellarsi alle masse, un partito socialista, un partito anticapitalista, anche più di quello che era il partito di Mussolini all'inizio. Parte come partito di sinistra, a favore dei lavoratori. All'inizio è socialista, ma contemporaneamente nazionalista. Poi, esattamente come Mussolini, si sposterà a destra per ottenere il potere. Quindi la parabola è simile al potere. Attenzione, Adolf Hitler era austriaco, molti pensano che fosse tedesco, ma non è così. Era austriaco, però per lui il mito è il pangermanesimo, e quindi lui voleva essere tedesco,
non certo austriaco, la superiorità del popolo tedesco, secondo lui, deve essere portata avanti dalla Germania, quindi abbandona l'Austria, si trasferisce in Germania e combatte con la Germania nella prima guerra mondiale, anche se era austriaco di passaporto. Hitler combatte, ve lo ricordate, sul fronte occidentale, viene anche decorato per le sue azioni e deve poi tornare a casa perché viene gravemente ferito dai gas asfissianti. Torna a casa decorato come eroe di guerra, ma perde il posto perché, ricordate, il trattato di Versailles riduce molto l'esercito tedesco. A Monaco, subito dopo la guerra, diventa un fervente nazionalista, ma è poverissimo. Hitler è un pittore, i quadri di Hitler li trovate su internet. Hitler era molto bravo a dipingere particolari architettonici, palazzi, castelli, però non era bravo nel dipingere figure umane. E quindi l'Accademia d'Arte di Vienna lo boccia 2 volte, gli dice: tu Hitler sei bravo nel fare i palazzi, le architetture, ti diamo la possibilità di entrare nella facoltà di architettura, ma Hitler rifiuta, dice: io sono un pittore, io non sono un architetto. Molti hanno detto ovviamente che se fosse stato preso dall'Accademia d'Arte di Vienna sarebbe diventato un pittore e il nazismo al potere non ci sarebbe mai stato. Purtroppo Hitler viene rifiutato e quindi sbarca il lunario in maniera molto povera, con dei lavoretti, fa delle cartoline illustrate e così via. È frustrato, il suo talento di pittore non viene riconosciuto. Hitler è un frustrato, pensa che alla base dei suoi problemi ci siano gli ebrei, ci siano i comunisti, che ci sia un complotto ebraico mondiale, sviluppa il suo paranoide complottismo. All'inizio però il suo partito ha delle venature socialiste. Cosa succede? Lui cerca il colpo di Stato dopo i tentativi rivoluzionari dei comunisti dell'estrema sinistra. 4 anni dopo anche l'estrema destra dei nazisti di Hitler tenta il colpo di Stato a Monaco. 1923. Il colpo di Stato fallisce miseramente, muoiono alcune persone. Hitler e i suoi compagni e molti suoi compagni vengono arrestati. Attenzione, Hitler viene condannato a soli 5 anni, ma come? Ha tentato un colpo di Stato, sono morte delle persone, ha ammazzato dei poliziotti. Viene condannato solo a 5 anni. Non solo, ma il giudice, sembra incredibile, il giudice che lo condanna solidarizza con lui. Quando pronuncia la condanna dice: purtroppo la devo condannare, ma io capisco perché lei ha fatto questa azione. Signor Hitler, un'azione patriottica in difesa della Germania contro il trattato di Versailles. Cioè un giudice lo condanna per un reato gravissimo, colpo di Stato, ma gli mostra in aula apertamente la sua simpatia al momento della condanna. Hitler peraltro viene liberato dopo meno di un anno, non scontò neanche tutta la condanna, viene liberato dopo meno di un anno. Inoltre in carcere poteva accogliere e parlare con tutti i suoi seguaci, scrisse anche il suo libro Mein Kampf. Questo significa che esiste un pezzo della Germania che non accettava la Repubblica di Weimar, che era di destra, di estrema destra, antisemita, e quindi trattava in maniera assolutamente debole, se non con compiacenza, personaggi come Hitler. Tutta la parte conservatrice della Germania, un pezzo di esercito, molta parte della Chiesa, sia cattolica sia protestante, luterana, molti delle classi dirigenti ricche, gli Junker, non accettavano la Repubblica di Weimar, volevano tornare ad uno Stato autoritario. Hitler in prigione, l'ho detto, scrive il libro La Mein Kampf, la mia battaglia. Il Mein Kampf è un libro scritto un po' male, ripetitivo, che all'epoca quasi nessuno lesse. In fondo era un libro di un fallito, di un piccolo partito che aveva cercato in maniera velleitaria il colpo di Stato. Nessuno legge veramente Mein Kampf, nessuno si stupisce, nessuno si allarma, eppure avrebbe potuto essere preso sul serio, perché Hitler nel Mein Kampf spiega in maniera precisa, rivela in maniera precisa ciò che avrebbe fatto 10 anni dopo al potere. Il programma del Partito Nazionalsocialista è tutto inserito nel Mein Kampf nei minimi dettagli, e Hitler purtroppo lo realizzerà. Il partito nazista
nazista di Hitler si organizza ben presto in maniera paramilitare, con delle squadre che picchiano in strada, ma abbiamo visto che anche i socialdemocratici, anche i comunisti facevano violenza e picchiavano in strada, non erano solo i nazisti. Comunque vengono fondate nel 1921 le SA. Vediamo se riesco a scriverlo. Abteilungen significa squadre, squadriglie, Sturm Abteilungen significa squadriglie di assalto. Come le squadracce fasciste, vanno in strada a picchiare il maestro di Hitler e Mussolini con i suoi squadristi. Sin dall'inizio il punto di riferimento di Hitler è Benito Mussolini. Hitler lo imita, al posto delle camicie nere ci sono le camicie brune, ma costituisce come Mussolini un partito paramilitare. Nel saluto romano anch'esso viene imitato dai fascisti, inserisce nel partito alcuni simboli neopagani, la famosa svastica. Hitler, umiliato dopo il colpo di Stato, capisce una cosa fondamentale. Si rende conto che Benito Mussolini è arrivato alla fine del 22 al potere in Italia in maniera legale, nominato legalmente primo ministro da Vittorio Emanuele III, da re, e poi vince le elezioni legalmente. Allora Hitler dice: ho sbagliato, devo fare come Mussolini, non devo cercare di fare un colpo di Stato, un'azione violenta. Per arrivare al potere bisogna, come ha fatto Mussolini, operare legalmente, vincendo legalmente e democraticamente le elezioni. Hitler si impegna da quel momento a farlo e pensate, incredibilmente ci riuscirà diversi anni dopo. Però Hitler, come vedremo, andò al potere legalmente vincendo libere elezioni in Germania ed essendo nominato legalmente cancelliere dal Presidente della Repubblica. Ma questo lo vedremo poi nell'argomento sul nazismo e anni 30, l'argomento successivo. Cosa succede? Hitler, fino al 1929, fino al crollo di Wall Street, prende pochi voti alle elezioni, è un partito molto piccolo, abbastanza insignificante. Alle presidenziali del 1925 deve essere eletto il nuovo presidente, è finito il mandato di Ebert e bisogna eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Ebert era stato un buon presidente, però nel 1925 bisogna eleggerne un altro. Che succede? Abbiamo visto che la SPD, il Partito Socialdemocratico, spostandosi a destra, perde buona parte dei propri voti. Il crollo del Partito Socialdemocratico si accentua con le elezioni presidenziali del 1925. Pensate che il Partito Socialdemocratico non riesce neanche a portare un suo candidato al ballottaggio e quindi le elezioni presidenziali sono vinte dal conservatore von Hindenburg, proprio lui, no? Ve lo ricordate? Uno dei capi di Stato Maggiore dell'esercito tedesco durante la Prima Guerra Mondiale, conservatore, uno che detestava la Repubblica di Weimar, eppure il popolo vota per lui. E in queste elezioni presidenziali von Hindenburg sconfigge il candidato comune dei cattolici e dei socialdemocratici, Wilhelm Marx, che era stato anche a capo del governo poco prima. Adesso lo vedremo. Il ballottaggio è tra conservatore Hindenburg e il cattolico Wilhelm Marx. La SPD, i socialdemocratici non avendo un proprio candidato, l'avete capito, al ballottaggio, confluiscono, pur di non far vincere Hindenburg, danno i loro voti al cattolico Marx, che comunque perde. Cioè il popolo, malgrado i principali partiti appoggino il cattolico Marx, il popolo vota per Hindenburg, quindi trionfa quella parte della Germania che è radicalmente ostile al nuovo sistema, alla Repubblica di Weimar. Crollano i voti le SPD spostatosi a destra,
perde voti proprio nelle aree operaie, tra il proletariato di fabbriche, guadagna voti nelle aree rurali, ma si riduce anche il numero di iscritti ai sindacati, nonostante l'elevato numero di operai. Erano ben 21 milioni di operai in Germania, c'erano 21 milioni di operai, il 65% della popolazione, una percentuale di operai tra le più alte di Europa. Comunque stavamo parlando delle elezioni presidenziali, giusto per dire che a queste elezioni i nazisti di Hitler prendono pochissimi voti. Il loro candidato è Ludendorff, vi ricordate anche questo, che era stato il primo ministro alla fine della prima guerra mondiale, l'abbiamo citato prima, il conservatore Ludendorff, un altro generale come von Hindenburg. Ludendorff viene candidato dai nazisti di Hitler, prende soltanto, pensate, 200.000 voti, pochissimo. Anche nelle successive elezioni politiche, per esempio nelle elezioni del 1928, Hitler e il Partito Nazionalsocialista ottengono soltanto pochissimi voti, solo il 2,5% dei voti. Quindi fino alla crisi del 29, attenzione, il crollo di Wall Street e la Grande Depressione, noi vediamo che il partito nazista resta un partito totalmente minoritario, residuale in Germania. Quelli di destra, di estrema destra, votano ancora per i partiti, per il partito conservatore o per il partito cattolico. Poi però a partire dal 1929-30 invece cambierà tutto, lo sapete, il partito nazista avrà un boom elettorale. Hitler, esattamente come Mussolini, decide ad un certo punto di spostarsi più a destra, di non essere più anticlericale, socialista, anticapitalista, ma al contrario di farsi appoggiare dalle classi conservatrici, dall'esercito, dal potere economico. Quindi si sposta a destra come fa Mussolini, il suo maestro, solo che le SA, in cui si stava mettendo in evidenza Ernst Röhm, non accettò questo. Una parte delle SA erano l'espressione del nazismo originale, quello socialista, quello anticapitalista, mentre Hitler si stava appoggiando sempre più ai capitalisti, stava diventando borghese. Quindi Hitler fonda, dopo le SA, nel 1925, le SS, che diventeranno poi molto famose, vengono affidate al gerarca nazista Himmler, amico di vecchia data di Hitler, Heinrich Himmler. Queste SS diventeranno famigerate purtroppo durante la seconda guerra mondiale, ma all'inizio sono meno importanti delle SA. Le SS sono Schutzstaffen. SS vuol dire Schutzstaffen, significa squadriglie di protezione. Perché questo? Perché all'inizio erano le SS, le guardie del corpo di Hitler, quindi all'inizio hanno poca importanza, però Hitler ben presto punta più sulle SS piuttosto che sulle SA, perché le SA si restano di sinistra, mentre Hitler sta spostando a destra, e quindi il potere di Himmler diventa maggiore rispetto al potere di Röhm. Ne riparleremo nel prossimo gruppo di argomenti. Adesso concludiamo qui questa video lezione, continueremo e termineremo la nostra trattazione della Germania negli anni 20, la Germania della Repubblica di Weimar, nella prossima video lezione. Continuate a seguirmi, mi raccomando. Grazie a tutti e arrivederci.